Ciao a tutti gli amici di KSNT Lab, oggi nuova recensione e parliamo di Yamaha P125. La serie P di Yamaha è la versione portabile dei pianoforti, quindi abbiamo appunto una linea composta da 4 modelli di cui 2 poi sono equivalenti. Abbiamo P45 che è il modello più di fascia bassa, P125 che è questo in versione 88 e P121 che è il medesimo strumento in formato 76 e poi c'è il modello top di gamma P515 che è l'ultimo che è stato poi introdotto nella linea P di Yamaha. La serie P di Yamaha ci permette di avere uno strumento molto portatile, ma che al tempo stesso può essere comodo anche a casa per studiare, perché è fornito anche in modo opzionale di un supporto, quindi potremmo agganciarlo al suo mobile, diciamo, o come in questo caso tenerlo libero e appoggiarlo su uno stand e portarcelo in giro qualora ne avessimo bisogno. È uno strumento ideale sia per chi studia sia per chi si sta approcciando al mondo del pianoforte, delle tastiere, quindi sta imparando e ha bisogno di una meccanica pesata per studiare, o comunque per l'utente avanzato che vuole uno strumento leggero. Questo strumento pesa veramente poco ed è possibile appunto utilizzarlo anche in mobilità qualora ce ne fosse necessità. Abbiamo al suo interno 6 categorie di suoni, ogni categoria ha al suo interno 4 suoni, quindi abbiamo la sezione pianoforte, abbiamo la sezione electric piano, abbiamo la sezione organi, abbiamo la sezione clavinet e vibraphone, abbiamo gli strings e poi c'è la sezione dedicata al basso. Vediamo quindi com'è questo strumento nel dettaglio. Allora, innanzitutto lo strumento è realizzato in materiale plastico, molto leggero ma al tempo stesso molto resistente. Abbiamo la possibilità, già fornito in dotazione, di avere un leggio che si incastra in questo taglio qua presente sul pannello. Abbiamo 2 uscite cuffie frontali, quindi se stiamo studiando, magari abbiamo il maestro a casa, di avere un doppio ascolto in cuffia per non utilizzare gli speaker sul pannello che sono disattivabili. Ci sono delle funzioni assegnate alla tastiera, quindi bisogna premere questi 2 tasti insieme, metronomo e ritmo, quindi fanno insieme il tasto funzione e si possono attivare o disattivare delle modalità. Ad esempio, se noi in questo modo abbiamo gli speaker attivi, prendiamo questi 2 tasti insieme e questo tasto e disattiviamo gli speaker, così li riattiviamo.
molto semplici. Per P125 abbiamo 88 tasti pesati Graded Hammer Standard, che è una meccanica molto utilizzata sui pianoforti Yamaha, è un buon compromesso come tasto peso sia sotto le dita, non è durissimo e comunque ci permette di avere uno strumento compatto da poterci portare in giro. E poi P125 come connessioni sul pannello posteriore ha l'alimentatore 12 volt che è già fornito insieme allo strumento, due uscite ausiliarie left e right, quindi oltre alle due uscite cuffie abbiamo proprio un'uscita stereo per collegarci a un impianto, quindi se andiamo dal vivo possiamo collegarci in modo comodo all'impianto con due cavi jack. Poi abbiamo il connettore pedal unit, perché con il suo supporto si può avere il triplo pedale e quindi questo è fornito di un connettore proprietario che appunto entra in questa porta che c'è sul retro. Poi abbiamo una porta jack per un pedale sustain standard e poi abbiamo l'USB. Con l'USB che abbiamo sul pannello possiamo interfacciarci sia ad un computer che ad un iPad con Camera Kit Connection e l'applicazione Smart Pianist. Quindi su quell'applicazione proprietaria di Yamaha noi possiamo avere accesso a tutti i vari suoni presenti allo strumento, ma anche fare delle modifiche. Poi l'applicazione varia con le funzionalità disponibili all'interno dello strumento, quindi P125 ci permetterà di fare delle cose, P515 ad esempio ci permetterà di farne delle altre, ma l'applicazione è sempre la medesima. Questo strumento ha appunto queste categorie di suoni, no? Quindi se noi andiamo, chiaramente il suono principale di questo strumento è il pianoforte, quindi al suo interno il campione è campione del Gran Coda CF3S, che è praticamente il modello precedente alla serie CFX di Yamaha, quindi ancora comunque un buon campione di pianoforte che potete poi sentire nelle demo che ci sono anche in questo video. Poi online c'è sempre la demo no talking, quindi potete ascoltare tutti i suoni presenti all'interno dello strumento se non volete la recensione. Quindi nelle varie categorie noi, se ci spostiamo tra le categorie, chiaramente cambiamo famiglia di suono. Poi di fianco qui c'è 1, 2, 3 che praticamente sono le variazioni di suono all'interno della categoria. Quindi se noi abbiamo pianoforte, primo pianoforte, secondo pianoforte, terzo e quarto. Stessa cosa se andiamo nei piani elettrici. Qui abbiamo un Rhodes, piano DX, Wurlitzer, e un'altra tipologia di piano synth. Quindi stessa cosa succede per tutte le categorie. Il quarto suono
all'interno della categoria strings è un pad. Se noi vogliamo creare dei layer dobbiamo semplicemente premere due tasti, ad esempio vogliamo dei piani più questo pad, piano più strings, e abbiamo fatto. Stessa cosa si può fare uno split con il basso, quindi se noi vogliamo entrare nella categoria bassi, appena aggiungiamo il tasto più bass, anche qui abbiamo delle variazioni. Ad esempio noi potremmo fare piano più il basso, facciamo ok, molto semplice. Possiamo registrare all'interno dello strumento, abbiamo la funzione metronomo, ci sono le canzoni demo e in più, come poi sentirete nelle varie registrazioni, ci sono al suo interno dei ritmi di accompagnamento, quindi noi possiamo utilizzare questi ritmi sempre sfruttando le scritte, appunto, le funzioni che sono assegnate alla tastiera, come dicevamo in precedenza, quindi abbiamo più ritmi a disposizione e possiamo ovviamente suonarci sopra. Mentre noi suoniamo il basso, quindi tutta la parte di accompagnamento, cioè suonando comunque degli accordi, comunque una sezione ritmica, l'accompagnamento, quindi la sezione del ritmo interno dello strumento, seguirà la nostra esecuzione, quindi è molto utile sia per improvvisare, molto utile per divertirsi, per studiare. Comunque è uno strumento ottimo per chi cerca un buon compromesso come qualità-prezzo, anche come peso. È uno strumento che mettete in una borsa, ve lo portate via, quindi anche per le prove o comunque per delle situazioni, magari piano-voce, è ottimo. Il suono del pianoforte è davvero funzionale, quindi direi che essendo uno stage piano quello è il primo punto che deve funzionare, perché se in uno stage piano il suono di pianoforte non è al top, manca giustamente qualcosa. Quindi io vi lascio alla demo dello strumento dove potete sentire tutti i suoni al suo interno. Noi ci vediamo alla prossima recensione su DKS Synth Lab. Ciao, alla prossima!